Immagina di essere nell'Ottocento, un salotto pieno di libri, candele, penne d'oca, e una persona entra, si schiarisce la voce e dice: «Io sono un intellettuale». Ecco, oggi succede la stessa cosa, solo che il salotto non è sparito, si è moltiplicato. È nei social, certo, ma anche nelle biblioteche, nei grandi saloni, nei musei, nei circoli culturali, ormai ovunque. E in mezzo a questo rumore, l'etichetta persona di cultura gira veloce. A volte basta presentarsi bene nel profilo, una citazione ad effetto, magari un libro autopubblicato e via, intellettuale. Ma la domanda vera non è chi è titolato, la domanda vera è chi è credibile, competente e responsabile in quello che dice? Perché una persona di cultura non è quella che parla difficile, non è quella che cita nomi a raffica per farti sentire piccolo, e nemmeno quella che ha letto tanto e lo usa come arma. Una persona di cultura si riconosce da 6 caratteristiche. La prima, ampiezza, sa collegare mondi diversi, non per fare show, ma per capire meglio. La seconda, profondità, non resta in superficie, contestualizza, distingue, non semplifica tutto in slogan. Terza, metodo. Se dice un fatto, controlla le fonti, non si affida all'istinto, alla pancia, al mi sembra. Quarta, chiarezza. Se ha capito davvero, sa spiegare in modo semplice. Quinta, curiosità disciplinata. Continua a studiare, a correggersi, a crescere. E infine, la più rara, umiltà. Sa dire, non lo so, e sa cambiare idea davanti a buone ragioni. E allora capisci una cosa, oggi il problema non è che parlino in tanti, è che parlano in tanti con sicurezza, ma senza metodo. E la cultura, quando è vera, non ti fa sentire inferiore, ti rende più libero. Perché no, non basta aver scritto il libro. La cultura si vede da come pensi, da come argomenti, da quanto sei disposto a essere onesto, anche quando non conviene.